Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e questa è la Fido D4S Pro, questa volta in collaborazione con Lautier. In questo video vedremo insieme che cosa cambia dal punto di vista tecnico dalla D4S alla D4S Pro e questi cambiamenti come si traducono a livello pratico. E questo video è in collaborazione con cdkoffers.com. cdkoffers.com è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, PlayStation, Xbox o anche PC. Usa il codice sconto ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi Halo, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office, Warcraft, FIFA 21, Fortnite e tanti altri. Come si fa? Molto semplice, registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Bene, partiamo subito dal primo cambiamento che è estetico, si vede subito, abbiamo i parafanghi inclusi e già montati sulla bicicletta, che non è sicuramente da poco, specialmente in inverno, perché questa è una bicicletta per utilità da città e si utilizza anche quando piove e i parafanghi sono necessari. Comprare a parte e montarli sicuramente si poteva, ma qua ce li abbiamo già montati. Il secondo cambiamento è il tubo del sellino, perché il tubo del sellino della D4S era standard, stranamente, perché mi aspettavo la solita genialata delle Fido, ovvero il tubo pompa che si svita in questo modo e si può utilizzare per gonfiare le ruote, davvero molto geniale. E anche qui però il sellino è di altezza regolabile e si può alzare parecchio, come potete notare. Anche il manubrio è telescopico ad altezza regolabile e anche il motore è rimasto da 250 watt e il cambio a 6 rapporti con 6 pignoni dietro e una corona davanti. Quello che è cambiato è la capacità della batteria, con tutte le conseguenze, perché la capacità di questa batteria interna, che non si può rimuovere e trasportare, si può cambiare eventualmente quando si esaurisce la batteria. E se vi chiedete quanto ci mette una batteria a esaurirsi, questa batteria ci mette 500 cicli, per ogni ciclo è previsto circa 90 km rispetto agli 80 km dichiarati per la D4S, e 90 per 500 fate il conto voi quanti 1000 km potete fare prima di dover cambiare la batteria, se volete cambiarla, perché comunque funzionerà lo stesso ma vi darà meno soddisfazione. Ok, vediamo se la nuova batteria con capacità maggiore avrà effetto sulla velocità massima della D4S. Adesso siamo a 33 km all'ora. Devo dire che c'è tantissimo vento oggi, quindi probabilmente la bicicletta ne risentirà, perché siamo contro vento. Siamo a 37-38 km all'ora, quindi 2 km in più rispetto alla D4S. Ovviamente questa è la velocità da sbloccata, perché la velocità standard con la quale arriva la bicicletta è di al massimo 25 km all'ora. E come si sblocca? Beh, molto semplice, basta accelerare con l'acceleratore al massimo mentre la bicicletta è spenta, spingere anche la leva del freno contemporaneamente e poi accendere la bicicletta per qualche secondo, vedere comparire la sigla dell'errore e poi è sbloccata. E ovviamente si può ribloccare eventualmente, se volete, a 25 km all'ora utilizzando lo stesso metodo. La bicicletta è molto stabile, si può guidare tranquillamente anche in curva con una mano sola, esattamente come la D4S standard, e rimane una bicicletta da città, da utilità, molto utile, molto leggera, pratica e soprattutto con un'autonomia veramente alta per quello che pesa. Un'altra miglioria in questa versione Pro in collaborazione con Lautier è il packaging, perché questa bicicletta è arrivata impacchettata con
il packaging e le protezioni migliori tra tutte le Fido che abbiamo visto sul canale. La bicicletta arriva con il manuale di istruzioni in lingua inglese, il manuale di istruzioni un po' meglio rispetto al manuale di istruzioni della D4S. Comunque questa bicicletta è molto semplice, è a livello delle biciclette normali e arriva con un po' di strumenti per montare i pedali che arrivano smontati, oltre al sellino solamente da infilare e il catarifrangente solamente da direzionare e fissare con il cacciavite in dotazione. Per quanto riguarda i freni, sono quasi sempre da registrare. La mia è arrivata con il freno posteriore da registrare, invece il freno frontale era già registrato. Anche il caricabatterie è rimasto uguale da 42 volt 2 A con connettore DC 5.5 2.1 e ovviamente avendo la batteria con capacità maggiore ci metterà un pochino di più a ricaricarla. 11,6 diviso 2 sono circa 5,8 ore. La capacità della nuova batteria della versione Pro è di 11,6 Ah rispetto ai 10,4 Ah della versione standard. Tutte e due viaggiano a 36 volt. Ovviamente i parafanghi montati, la batteria più pesante e anche il peso della pompa aggiungono un ulteriore peso di 800 grammi alla bicicletta e la D4S standard era una delle biciclette più leggere, 18 kg, qua abbiamo 18,8 kg con un'autonomia di 80 km e una velocità massima misurata nello scorso video, che potete andare a vedere qua per tutti gli altri dettagli che sono uguali a questa, di 36 km. Per quanto riguarda la velocità massima che può raggiungere questa bicicletta a vuoto con questa batteria nuova è di 41 km all'ora quando è sbloccata, invece 25 km all'ora quando è standard. E questa capacità maggiore della batteria ci aggiunge altri 10 km agli 80 km della D4S e quindi arriva fino a 90 km con una carica. Come avete visto prima, la batteria con capacità maggiore ha poco effetto sulla velocità, ma adesso andiamo a vedere sulla coppia nella solita salita che velocità minima ci darà. Ok, partiamo con la solita salita, siamo a 15 km all'ora, 22, 26, 27 km all'ora. Vediamo quanto farà. Siamo a 21 km all'ora e notate che sto utilizzando solamente l'acceleratore. Adesso siamo a 20 km all'ora. Solamente 20 km all'ora riesce a mantenerli costantemente durante tutta la solita salita e direi che per una bicicletta che pesa solamente 18,8 kg e riesce a fare addirittura 90 km con una ricarica è un risultato più che buono. Una cosa che non è cambiata nonostante questi upgrade grazie proprio alla collaborazione tra Fido e Lautier è il prezzo di circa 580-590 euro. Ovviamente come al solito con il codice sconto che vi lascio nella descrizione del video, ma potete anche cliccare qua e se avete dubbi o domande lasciatele giù nello spazio commenti. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.